Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter a partire dagli aggiornamenti sulla trattativa Lookman. Non c'è ancora la fumata bianca, è però una trattativa che va avanti a piccoli passi e andremo anche a vedere le ultime novità. E poi c'è la possibilità che possa partire un difensore tra Pavard e Bissek con De Winter eventuale alternativa e andremo a vedere anche a quali condizioni l'Inter potrebbe effettuare la cessione, cosa potrebbe guadagnarci in questo eventuale cambio in difesa. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito, vi ricordo un bel like se vi piace il video, iscrizione al canale, campanella delle notifiche attiva per non perdere nessun contenuto e con 3 semplicissimi passaggi dareste un grandissimo aiuto al canale. Iniziamo da quella che è stata la proposta per Lookman, proposta ufficiale. L'Inter era partita da 40 milioni più 5 di bonus. Nella giornata di ieri è stato più che altro la proposta verbale che aveva fatto Marotta a Percassi, poi proposta che è stata modificata in 43 milioni di parte fissa più 2 di bonus, proposta che è stata anche formalizzata e inviata all'Atalanta in forma scritta. Ufficialmente l'Atalanta non ha rifiutato, non è stata declinata questa proposta dell'Inter da Zingonia, però insomma filtra che la cifra non sia ancora sufficiente per il club bergamasco, perché l'Atalanta rimane ancora ferma su quella richiesta di 50 milioni e eventualmente potrebbe applicare un piccolissimo sconto, per così dire, e chiudere la trattativa intorno ai 48 milioni, che siano adesso 45 più 3 o addirittura filtra che potrebbero bastare 43 di parte fissa più 5 di bonus. Naturalmente bonus non difficilissimi da raggiungere, in modo che poi l'Atalanta possa effettivamente, seppur con un pagamento dilazionato, seppur poi bonus scatterebbero più avanti, ma l'Atalanta in questo modo potrà effettivamente incassare circa 48 milioni. L'Atalanta tiene il punto fermo innanzitutto perché sappiamo è un po' il modus operandi della squadra bergamasca e allo stesso tempo anche per dare un segnale in modo che non possano spingere altri componenti della rosa a forzare la mano in questo modo, ma comunque ecco tenere il punto fermo, fare il prezzo e farlo rispettare in fase di vendita. Lo ha sempre fatto, lo ha fatto lo scorso anno con Coppa Miners, sta facendo più o meno lo stesso anche quest'anno, nonostante ci sia l'entourage del calciatore che sta spingendo per la cessione. Agenti che sono forti della promessa che era stata fatta un anno fa di cedere a Lookman in caso di un'offerta congrua. Si è parlato di circa 40 milioni, non sappiamo in realtà se l'accordo verbale prevedesse delle cifre, l'accordo verbale tra gli agenti e la società atalantina, però insomma quell'offerta congrua, secondo gli agenti, è arrivata e stanno spingendo in questa direzione. Direzione in cui spinge anche lo stesso Lookman. Lookman che però, almeno fino ad oggi, non è arrivato alla rottura con l'Atalanta, ha ripreso gli allenamenti individuali e se non dovessero esserci ulteriori sviluppi, praticamente domenica dovrebbe essere a disposizione per l'amichevole dell'Atalanta contro il Lipsia. Cosa che comunque ad oggi appare remota, ecco, sia perché è una trattativa che può prevedere eventuali sviluppi nel giro di qualche giorno, sia perché diventa difficile puntare su un calciatore che comunque sta spingendo fortemente per il trasferimento a Milano. Certo, a meno che poi non dovesse naufragare completamente la trattativa. L'Inter dal canto suo, con la proposta formale, quasi ha dato un ultimatum. Ecco, è passato un po' quel messaggio, secondo me però non può essere un'ultima proposta quella dell'Inter e spiego anche i motivi. Innanzitutto non è stato preso in considerazione un vero e proprio piano B a Lookman. Ciò sta a significare che l'Inter sa di poter chiudere e poi a una distanza davvero minima in questo momento, perché passare da 43 più 2 a 43 più 5 o 45 più 3 per arrivare comunque ad un totale di 48 milioni significa davvero aumentare l'offerta di qualche milione e sarebbe assurdo che salti una trattativa del genere per una distanza praticamente di 2-3 milioni. Ecco, e 5 milioni complessivi si può trovare l'accordo per 2-3 milioni, non è una trattativa che salterà. E la mia sensazione è che
questa trattativa possa concludersi entro il weekend. Ribadisco, è una mia sensazione, ma credo che insomma questa è stata la seconda proposta dell'Inter. Nel gioco delle parti la terza proposta possa essere poi quella che porta alla fumata bianca. Dovesse essere così, viene un po' confermato quello che abbiamo più volte detto, che è un po' come dicevo poc'anzi, il gioco delle parti, l'Atalanta che prova a tirare qualche milione in più, l'Inter che prova a risparmiare, seppur deve essere qualche milione, ma comunque prova a risparmiarlo. Dovesse chiudere a 43 più 5, significa praticamente aver risparmiato 7 milioni nell'immediato sulla parte fissa e 2 in generale, ecco, rispetto a quello che chiedeva all'Atalanta. Se l'Inter fosse partita da una proposta più alta, probabilmente doveva poi andare ad accontentare le richieste della società bergamasca. In questo modo si può arrivare comunque alla chiusura, comunque in tempi tutto considerato brevi per il tipo di affare, quindi non si arriva ad agosto inoltrato, e allo stesso tempo avere un margine di possibilità di spesa in più poi per i prossimi colpi, perché il calciomercato dell'Inter quasi sicuramente non sarà chiuso con Lookman, almeno secondo le idee della dirigenza interista. Calciomercato che può prevedere anche un'uscita che potrebbe essere anche importante. E arriviamo al capitolo difesa, i vari Pavard, Bissek. L'Inter non considera nessuno dei due incedibile a patto che arrivi un'offerta congrua. Preferirebbe cedere Pavard per un discorso legato all'età, 29 anni, e all'ingaggio, 5 milioni netti all'anno. Certo, è molto più semplice cedere però Bissek, 25 anni, per il difensore tedesco, e su Bissek c'è l'interesse del Crystal Palace, che sarebbe pronto ad offrire 32 milioni di euro. L'Inter lo valuta intorno ai 35. Ecco, secondo me, per ciò che ha mostrato Bissek per l'età, forse l'Inter potrebbe anche spingersi leggermente oltre i 35 nella richiesta e quindi magari cercare di chiudere l'affare intorno ai 36-37 milioni. Dovesse arrivare questo tipo di proposta, secondo me, ecco, l'Inter può assolutamente procedere poi alla cessione di Bissek. Non perché sia un calciatore scarso, attenzione, però secondo me un'offerta vicina ai 40 milioni, secondo me è un'offerta congrua per cedere il calciatore, e come alternativa è già stato individuato Conny De Winter, che secondo me non è secondo a Bissek, e spiego anche perché dal mio personale punto di vista, poi mi fate sapere anche il vostro nei commenti. De Winter è un calciatore che ha mostrato abilità nella marcatura nell'1 contro 1, quindi quando va a marcare fa valere il suo fisico, è un calciatore bravo anche nella scelta del tempo di intervento, è un calciatore che tutto sommato se la cava bene anche nei duelli aerei, e seppur non è un fulmine di guerra, non è un calciatore velocissimo, però sul breve, sul primo scatto ha comunque una buona rapidità. Doti che comunque lo fanno essere un ottimo terzo di difesa, quindi nel caso dovesse andare a sostituire Bissek, oltre ad essere anche leggermente più giovane del difensore tedesco. Tra l'altro il costo di De Winter è intorno ai 25 milioni. Ipotizziamo che l'Inter possa cedere Bissek per una cifra di 35 milioni, non credo che si vada sotto tale cifra e sotto tale cifra non lo cederei neanche, ma se cede Bissek per 35 milioni e prende De Winter magari 25 o 20 più 5, ma mettiamo anche per 25 milioni complessivi, significa avere un altro gruzzoletto di oltre 10 milioni da investire poi sul mercato, che se andiamo a sommarlo a l'introito per la cessione di Buchanan e quello per la cessione di Stankovic, che sommati fanno circa 17-18 milioni, significa in totale tra l'eventuale cessione di Bissek, meno ovviamente l'acquisto di De Winter, la cessione di Buchanan e la cessione di Stankovic, ci sarebbe un gruzzoletto di 27-28 milioni di euro. Gruzzoletto che poi può permettere anche di andare a dare l'assalto a Giovanni Leoni, perché la richiesta del Parma, sappiamo, è intorno ai 35 milioni, praticamente la stessa che fa l'Inter per Bissek. A quel punto, avendo la possibilità di investire, non dico tutti i 28 milioni, ma già tra i 20 e i 25 subito, e poi magari cercare o di metterci dei bonus facilmente raggiungibili o aggiungere una contropartita
il Parma comunque era interessato a Sebastiano Esposito, ma insomma ci sarebbero poi le carte in regola per provare a dare l'assalto anche a Leoni. Eventualmente poi dovessero arrivare altre cessioni come quella di Aslani, Zielinski, Taremi, tutti calciatori che comunque l'Inter cede più che volentieri, si può poi puntare anche eventualmente ad un centrocampista dalle caratteristiche diverse, quindi come dicevamo qualche giorno fa, uno tra Frendrup e Keita sarebbero sicuramente profili interessanti. Insomma, calciomercato dell'Inter che va avanti a piccoli passi, ecco, non c'è un'accelerata improvvisa, prosegue la trattativa per Lookman e secondo me non siamo lontani dalla chiusura, e dopo la sensazione è che possa muoversi ancora qualcosa. Comunque la mia sensazione è che sarà un'Inter pronta ad affrontare la stagione e soprattutto senza ridimensionare gli obiettivi. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia cosa ne pensate su quali secondo voi saranno i risvolti della trattativa Lookman, sia l'eventuale cambio in difesa con la cessione di Bissek, l'acquisto di De Winter e poi ovviamente senza sottovalutare la possibilità di utilizzare il gruzzoletto per puntare ad altri calciatori per rinforzare ulteriormente la rosa. Insomma, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!